C'è una dichiarazione sul calciomercato dell'Inter fatta da Gianluca Di Marzio che ha fatto discutere i tifosi in queste ore, un annuncio poi improvviso su Lorenzo Pellegrini per l'Inter, quindi le ultime verso la Supercoppa italiana ormai ci siamo e non soltanto. Questo è un inizio di settimana particolarmente caldo, allora è un appuntamento quello di oggi con uno dei format più richiesti qui sul nostro canale. Andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono le principali notizie del momento in casa Inter, facciamo un po' di ordine, un po' di chiacchiere anche sulla base dei vostri commenti. Allora, ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti così continuate a supportarci, a far crescere il nostro canale e soprattutto non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, le nostre live che ci saranno in questi giorni e tutti gli aggiornamenti che vi portiamo qua appunto su Passione Inter. Parliamo di mercato, partiamo dal mercato con un retroscena che nelle scorse ore, come dicevo, ha fatto discutere anche all'interno della nostra chiamata, come sapete che facciamo sempre con gli abbonati del club di Passione Inter dopo le partite e non solo, ecco, ne stavamo parlando e c'è stata una bella discussione perché, come abbiamo riportato anche sul nostro sito passioneinter.com, in sostanza Gianluca Di Marzio, uno dei principali esperti di mercato in Italia, ha annunciato di fatto che l'Inter, secondo quello che ha saputo lui, secondo quello che ha potuto verificare, non ha intenzione di fare nulla sul mercato in entrata durante il mese di gennaio e non è questa la parte che ci sorprende perché ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, ci sorprende semmai che dall'altro lato addirittura su Arnautovic ci sono tante squadre e sarebbe addirittura in questo momento uno degli attaccanti più corteggiati della Serie A per varie squadre di livello medio-basso che hanno bisogno di un nuovo centravanti. E la parte che sorprende nelle dichiarazioni di Di Marzio è che se appunto dovesse poi partire Arnautovic in questo mese di gennaio, con ogni probabilità non verrebbe nemmeno sostituito. E questo è quello che gli è stato detto dall'Inter, sostanzialmente dice Di Marzio. Per cui dall'Inter avrebbe saputo che anche in caso di addio di Arnautovic non verrebbe sostituito durante questo mese di gennaio, sia per motivi progettuali, nel senso che non si va a sostituire Arnautovic con un attaccante tappabuchi per 6 mesi, perché nel caso si aspetta invece l'estate per fare un colpo importante che è difficile fare a gennaio, colpo importante di cui tra poco parliamo tra l'altro a parte. E poi perché c'è anche un Correa che sta convincendo Simone Inzaghi, quindi in vista della seconda parte di stagione potrebbe essere ulteriormente promosso nelle gerarchie d'attacco. Quindi l'Inter in entrata a meno di colpi di scena, ci dice Di Marzio, colpi di scena ma davvero clamorosi, non dovrebbe far nulla e anzi potrebbe anche rimanere con 4 attaccanti anziché i 5 che ci sono oggi. Scenario, ve lo dico subito, per me estremamente complicato perché francamente non vedo motivi per cui Arnautovic debba lasciare l'Inter in anticipo. Qualcuno dice potrebbe giocare di più altrove, ma arrivato a questo punto della sua carriera sarei molto perplesso perché andare via quando puoi fare altri 6 mesi con delle cifre molto importanti a livello di ingaggio in una squadra che può vincere più di un trofeo, dove comunque lui si trova bene, come ho sempre detto, e anche Inzaghi poi dall'altro lato è stato molto chiaro sia la scorsa estate e non solo. Da come aveva parlato lui, Inzaghi voleva 5 attaccanti e se proprio non avesse avuto 5 attaccanti ne voleva 4 ma veramente affidabili. Ecco, diciamo che ad oggi dire che l'Inter ha 4 attaccanti totalmente affidabili per fare tutte le competizioni ad alti livelli mi sembra un pochino un azzardo, per quanto ecco, l'Inter sicuramente non stia avendo problemi con il gol, anzi, però io personalmente, non so voi che ne pensate, non vorrei commettere di nuovo l'errore che c'è stato l'anno scorso. Siamo arrivati a febbraio con l'appuntamento importantissimo con la Champions e l'attacco era abbastanza spremuto e questo poi lo abbiamo pagato in Champions ed è stato davvero un grosso peccato. Quindi dubito a questo punto che avvenga qualcosa nel mese di gennaio a meno di due scenari. Uno, si presenta qualche opportunità veramente molto interessante su qualche giocatore di talento che può essere messo sotto contratto nell'ottica di questa valorizzazione su cui l'Inter sta lavorando. Alcuni stanno parlando, in tanti in realtà stanno parlando di Bertola dello Spezia, diciamo un giocatore che è in scadenza di contratto, è un po' in rotta. C'è chi ipotizza che l'Inter potrebbe agire in anticipo visti gli ottimi rapporti e poi lasciarlo in prestito fino al termine della stagione. Io per il momento ho avuto solo smentite su questa ipotesi, ma ne stanno parlando in tanti e teniamo d'occhio quindi delle opportunità di questo tipo. Secondo scenario, i problemi di Acerbi
continuano. Se dovesse subentrare una preoccupazione sul recupero, sul reintegro totale di Francesco Acerbi, qualcosa in difesa allora ce lo possiamo aspettare, come è stato fatto con Buchanan l'anno scorso al posto di Quadrado che aveva avuto un problema importante. Eventualmente in questo scenario, ecco, non mi aspetto grandi nomi, anche se chiaramente deve essere un profilo su cui puoi puntare, non puoi prendere un giocatore solo per 6 mesi chiaramente. A tal proposito qualche ora fa ha fatto abbastanza discutere Beukema del Bologna che vi ho già raccontato qualche settimana fa, è un profilo di quelli da monitorare per l'Inter, che sta tenendo d'occhio anche perché c'è un canale aperto col Bologna. Ha fatto un'intervista dove sostanzialmente lui ha detto che, al termine di questa stagione, vuole concludere la stagione col Bologna, quindi già ci dà questo anticipo in questa notizia, diciamo così, ma entro i prossimi 2 anni vuole andare a giocare in una grande squadra, in una big sostanzialmente. E poi, la parte che fa discutere è quando dice: "Scrivono ormai di tutto, ci sono abituato, un giorno vado all'Inter, un giorno vado alla Juve, poi al Real Madrid o all'Atletico Madrid, mi fa effetto, ma vuol dire che è un riconoscimento del mio lavoro." Ecco, ha fatto discutere il fatto che abbia citato proprio l'Inter come squadra in queste sue dichiarazioni. Però ecco, lo vedo francamente molto, molto difficile per gennaio, per non dire altro. Quindi gennaio poco movimento, per giugno invece ne parlavamo anche l'altro giorno in un altro contenuto che trovate sul nostro canale. L'intervista di Marotta ha dato diversi indizi sul fatto che sarà un mercato dell'estate 2025 per ringiovanire la rosa, ma soprattutto con giocatori da valorizzare, che potrebbero esserci anche diverse novità nel corso della prossima estate, sempre nell'ottica dell'avere un mix comunque. Non sarà una squadra di soli giovani, come ci ha fatto capire, ma ringiovanita con elementi da valorizzare. Da capire allora come si incastra questo che ci ha detto Marotta con l'annuncio che fa il Corriere della Sera oggi parlando di Lorenzo Pellegrini della Roma, perché il Corriere della Sera scrive che sostanzialmente la svolta per Pellegrini alla Roma non è arrivata, quello che ci si aspettava, quindi l'addio sembra ormai inevitabile e a fine stagione l'ipotesi Inter è quella più probabile. Tra le varie ipotesi che stanno circolando, secondo il Corriere della Sera, l'ipotesi Pellegrini all'Inter è quella più probabile ad oggi. Lorenzo Pellegrini che con la Roma è in scadenza di contratto nel 2026, quindi in estate sarebbe dentro l'ultimo anno di contratto con la Roma, che rischia poi di crearsi un caso in casa e, scusate il gioco di parole, e di perderlo poi a parametro zero. Classe 96, quindi avrà 29 anni nel 2025. Notizie sul rinnovo francamente sono molto complicate a quanto pare, un rinnovo del giocatore. Ad Inzaghi, se ne è parlato, si è detto più volte, è un giocatore che piace, il capitano della Roma, proprio come profilo, come caratteristiche. Mi verrebbe da dire è un po' il classico profilo da Inter di Marotta, che un giocatore conosce bene la Serie A, è un leader comunque di una squadra importante nonostante le difficoltà della Roma di quest'anno. Come si incastra però, diciamo, questo con l'Inter? Come ruolo io lo vedo nell'Inter eventualmente come mezzala sinistra, nell'Inter di oggi lo vedo solo lì, in quella casella lì, quindi nell'ottica di ringiovanire vorrebbe significare eventualmente al posto di Mkhitaryan sostanzialmente, cosa che potrebbe avere un senso, anche se a Mkhitaryan forse potresti anche concedere un'uscita un po' più morbida, cioè è stato fin qui sempre un titolarissimo, ora che c'è anche Zielinski, che può prendersi tranquillamente il posto titolare nell'Inter, un anno da vice Zielinski potrebbe anche farlo, secondo me Mkhitaryan. Però, Mkhitaryan compirà, se non vado errato, 36 anni a gennaio, quindi, a quell'età, può esserci anche un rischio di crollo verticale nella condizione fisica e atletica che per come gioca Miki è veramente molto, molto importante. Quindi a prezzo di occasione con Pellegrini potrebbe essere una programmazione con un senso logico, quella di magari Mkhitaryan non l'hai portato proprio a cottura totale, ma te ne privi un anno prima e riparti da Zielinski titolare e Pellegrini che va a contendersi quel ruolo lì e ringiovanisci con un giocatore che ha 7 anni in meno dell'armeno sostanzialmente. Potrebbe avere un senso logico in quest'ottica. Francamente però, ve lo dico, a me Pellegrini come caratteristiche non fa impazzire, poi magari se volete facciamo anche un identikit più approfondito, ne parliamo più nel dettaglio, per cui chiedo a voi però ecco cosa ne pensate. Detto questo, se Inzaghi è convinto, se a Inzaghi piace, diciamo che Inzaghi mi fido, ha un credito che può spendere assolutamente. Tornando però agli attaccanti che citavo prima, sempre più persone confermano che in estate si proverà a fare un investimento importante lì davanti, al posto di Correa e Arnautovic dunque. Jonathan David, francamente, ve l'ho raccontato più di qualche settimana fa, sembra ormai distante. Addirittura in queste ore ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di una trattativa per il rinnovo con il Lille ancora possibile. Mi sembrano francamente parole di facciata.
È spuntato nel frattempo anche l'Al Nassr in Arabia Saudita, che si sarebbe mosso su di lui. Difficile che ci possa andare soprattutto a gennaio, però con i soldi dell'Arabia Saudita mai dire mai. Da quello che ho capito io potrebbe andare più in Premier League, in realtà potrebbe già firmare a breve per trasferirsi a zero a giugno, l'attaccante del Lille, però vedremo. L'Inter invece è sicuramente su Santiago Castro, e qua ragazzi arrivano sempre più conferme, ma non vi ripeto quello che abbiamo già detto su Castro più e più volte in questi giorni. L'Inter lo segue dai tempi del Vélez. C'è in ballo la questione Fabian con il Bologna, ma è un incastro non semplice. Non son d'accordo con tante critiche che ho letto sotto l'ultimo video che ho fatto su Castro. Mi avete criticato le qualità di questo giocatore. È un giocatore che invece a me piace, devo dire, personalmente. Poi anche qua, volendo, se volete facciamo un approfondimento con un identikit. Sono più d'accordo invece con un altro aspetto che avete criticato alcuni, cioè che con Castro avremmo, considerando Lautaro, Taremi, Thuram ed eventualmente Castro, 3 attaccanti su 4 sarebbero giocatori extraeuropei come nazionalità, e nell'ottica delle trasferte per le nazionali durante le soste, in effetti questo sì potrebbe essere un problema. Quindi questa era un'osservazione con cui sono più d'accordo. Comunque, di mercato poi parleremo anche nella diretta alle 19:30, in cui cominceremo a proiettarci anche alla Supercoppa italiana. In vista della Supercoppa l'Inter recupera Darmian, come c'era stato detto la scorsa settimana. Deve fare a meno invece Inzaghi ancora una volta di Pavard e Acerbi. Si è preferito non convocarli perché a quanto pare avrebbero avuto come programma solo 2 allenamenti a disposizione prima della gara contro l'Atalanta, quindi era abbastanza inutile. Si è preferito farli rimanere ad Appiano Gentile per lavorare al meglio verso la gara contro il Venezia del 12 gennaio. Entrambi sono fuori da novembre in difesa, quindi c'è un problema che va avanti con delle scelte piuttosto limitate e poche rotazioni disponibili. Per fortuna, ecco, come detto, torna Darmian, ma soprattutto De Vrij e Bissek, oltre a Bastoni chiaramente, stanno reggendo piuttosto bene. Mercoledì 1° gennaio, conferenza stampa alle 8:30 del mattino italiane. Ci toccherà fare una levataccia anche il 1° gennaio per seguire in un giorno in cui magari vorresti dormire un po' di più. Invece 8:30 saremo puntualissimi al lavoro su Passione Inter per seguire la conferenza stampa di presentazione della partita. Giovedì semifinale contro l'Atalanta, che sta vivendo un momento un po' di flessione dal punto di vista delle prestazioni, non dei risultati assolutamente. Anche Gasperini mi è sembrato un pochino innervosito anche sul tema mercato. La vincente della sfida tra Inter e Atalanta sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Milan e Juventus nella finalissima poi di lunedì 6 gennaio. L'Inter punta a vincere questa Supercoppa per arrivare alle 4 Supercoppe consecutive e raggiungere anche la Juventus, che ha 9 Supercoppe al momento, la squadra che ne ha vinte di più in Italia. Chiaramente è un trofeo, a un trofeo penso che ci teniamo tutti quanti, non so voi quanto ci tenete, scrivetemi anche questo nei commenti. Però questa versione a 4 in pieno gennaio la trovo sempre più brutta francamente, da un punto di vista sportivo, perché crea un problema non da poco da gestire lì per le società, per quelle che poi sono dovrebbero essere le società top rappresentanti in Europa del movimento calcistico italiano, e invece devono fare i conti con una trasferta che mette dentro gli asterischi, rinvia le partite, complica un mese di gennaio in cui ci sono anche 2 partite di Champions, tra l'altro. Però sappiamo bene che i soldi comandano, ecco, e quindi bisogna fare questo. A proposito di soldi, nella diretta delle 19:30, oltre a leggere i vostri commenti, dobbiamo dare un aggiornamento anche sul mondiale per club, poi parleremo anche dei gioielli dell'Inter che stanno facendo bene in giro, alcuni benissimo. Alle 22 su passioninter.club, poi appuntamento del lunedì, come ogni lunedì ci sentiamo per l'ultimo lunedì del 2024 con i nostri abbonati, le nostre abbonate che apriranno i microfoni. Aprite i vostri microfoni e facciamo insieme a tutti voi un bilancio sul 2024 dell'Inter. Quindi vi aspetto nel club di Passione Inter e vi lascio con un altro approfondimento che vi invito a recuperare del post partita di Cagliari Inter, con degli spunti secondo me molto interessanti che trovate appunto nel link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.